Un saluto. Come va? Sicuramente va come hai scelto dovesse andare. Se non è così, significa che non hai fatto le scelte nel modo migliore e ti sei limitata a sognare, rimanendo immersa nella melma del sistema che non ti va, ma accetti le sue direttive. Se sei qui per contraddire quello che tratta Canal 104 Plus, significa che sei ignorante. Di certo non vengo sul tuo canale a contrastare quello che mostri, se non mi interessa. In quel caso sarei io che scelgo di vedere e alimentare la divisione, oltre a cadere nella trappola di alimentare tematiche che non condivido. Tu hai scelto di venire a lamentarti di quello che non è in sintonia col tuo credo. Continuare a lamentarsi del ladro senza smettere di aprirgli la porta pagando le tasse che impone, conferma che sei solo tu quello che lo istiga a rubare. Credere in un Dio che altri hanno inventato per te innesca la lotta nel credere e nel pretendere che tutti gli altri devono credere nel tuo Dio, perché il tuo è il vero Dio e tutti gli altri sono falsi. Ancora non riesci a capire che è così anche per tutti i credenti delle altre religioni? Vi invito ad usare costantemente il copioso indice alfabetico per prendere visione anche dell'ultimo video tradotto sul secondo canale 2 Pass e gustare il terzo video Trivium. Trovate il primo e il secondo video sulle voci Trivium. E non dimenticate che in prima battuta trovate l'ultimo audio del canale Spreaker, audio che individuate con l'iconcina del microfono. Il dottore Elia Menta, con un passato rigoglioso sia nelle sue forbite esposizioni che ricerche su tematiche di spicco, quelle che sovente contrastano con la narrativa ufficiale, è stato l'intervistatore nell'ultimo meeting del 2023, che trovate sotto la voce Evento 2023, con ospiti di rilievo. Chi non avesse visto tutte le interviste di quel giorno sono visibili senza alcuna sottoscrizione, senza alcun abbonamento, come tutti i video del canale che potete sostenere anche col semplice valore di una buona tazzina di caffè attraverso PayPal o regalandovi libri Il risveglio o Il secolare nuovo ordine del male. Allora, voglio darvi la mia visione delle cose. Ci stiamo perdendo in piccoli rivoli di grandi scoperte. E quelle che pensiamo siano grandi scoperte, in effetti lo sono pure. Ma non c'è un filo conduttore che unisce tutto. Quindi abbiamo scoperto la terra piatta, sulla storia non ne parliamo, menzogne infinite, sui sistemi di governo, la democrazia, eccetera, eccetera, una grande fregatura, sull'economia, sulla moneta, sulla scienza, sull'istruzione. Insomma, non c'è un'area della nostra vita che non è stata manipolata, ma quello che è peggio è che la manipolazione è ancora più profonda, profondissima, perché il fine di tutta questa manipolazione è depotenziare l'essere umano, cioè depotenziare noi. Perché? Perché noi, diciamo di natura, di creazione, saremo degli esseri potentissimi. Quindi tutta la manipolazione mira, tra l'altro e principalmente, a nasconderci questo, a rincoglionirci, a farci sentire impotenti, esserini miseri che dobbiamo dipendere da questo, da quello. E ci hanno riempito di informazioni falsissime che mirano a due cose fondamentali, per adesso due, così ci teniamo bassi. Il primo, depotenziare l'essere umano. Il secondo, basare tutto su un principio di scarsità. È tutto scarso. Mentre invece è esattamente l'opposto. La creazione è una cosa abbondante. Io uso la creazione perché è giusto chiamarla creazione. Quindi la più grande manipolazione che dovremmo approfondire è proprio questa, ma non ha niente a che fare con la New Age, che sono altri perduti, altri deviati che corrono dietro delle sciocchezze sostanzialmente. Quindi dobbiamo rivedere tutto dalle fondamenta. E inoltre c'è un'altra cosa: c'è chi corre dietro questo nemico, c'è chi corre dietro quest'altro nemico, chi dice insomma soprattutto ci sono questi e ci sono quest'altri. Anche quella è tutta una sceneggiata, perché loro ti indicano
anche chi devono essere i tuoi nemici, te li danno in pasto. Noi siamo convinti che effettivamente abbiamo capito chi è il nemico, ma anche quello è solo un burattino in mano a qualcuno di cui non abbiamo né idea, né si espongono questi. Non si espongono mai i veri padroni di tutto, i manovratori di tutto. Non si espongono mai e non ne abbiamo nemmeno idea. Ci additano dei nemici perché il concetto qual è? Loro non solo sono guardiani del recinto, ma ci danno in pasto delle informazioni che sembra quasi che noi le andiamo a captare, a scoprire perché siamo bravi. Ma in realtà i semini di quelle cose ce li hanno messi loro affinché noi indagassimo in quella direzione e ci portassimo su strade sbagliate, oppure con quelle informazioni ci impediscono di avere una visione più completa del tutto, dal quale emergerebbero le cose che ho detto prima, cioè l'essere umano è talmente potente che va depotenziato. Questa è la manipolazione più grande che ci possa essere ed è in atto da qualche secolo, perché anche la storia, ho detto lasciamola perdere, perché ci ha raccontato la storia dei bambini dell'alimentare e noi ci cadiamo perché dipendiamo da altri. Ecco, anche questo ci hanno dato. Non fidarti di te, ma fidati degli esperti, fidati della scuola, fidati di questo, fidati di quest'altro. Noi, anche per fare due passi, non siamo più nemmeno sicuri, abbiamo bisogno dell'esperto per ogni cosa. Questo ci depotenzia, ci sottomette mentalmente e materialmente a chi domina tutto. Buona giornata a tutti.